Bella a tutti raga, qui è sempre il principe che vi parla e come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale se vi piacciono contenuti su Rise of Kingdoms. Oggi andremo a fare qualcosa di particolare, nel senso andremo ad aprire tutte queste chiavi e vediamo se effettivamente ha senso andare a investire sulle gold key oppure no. Intanto vediamo le ricompense che possiamo avere da questi forzieri d'oro. Attualmente siamo nella fase di pre KVK2, come sapete sono adesso nel 50, quindi queste qua sono le ricompense. Cambiano un pochino se siete nella fase di KVK1. Nella fase di KVK1 non avrete tutti questi comandanti, ma avrete solamente Cao Cao per un periodo, all'inizio soprattutto. Se siete all'inizio e volete fare esperto Cao Cao, vi conviene aprirli tutti, altrimenti ma per la maggior parte dei player consiglio comunque di aspettare di avere tutti questi comandanti in modo da avere più probabilità di ricevere teste per questi comandanti qui. Quindi abbiamo i forzieri d'oro, i forzieri d'argento non li considero neanche perché li apriremo tutti quanti insieme, e ci sono anche i forzieri dell'equipaggiamento. Come vedete ci sono alcuni progetti che possono essere meta, che sono meta, come lui. Sono meta anche questi guanti, è meta anche questo per la cavalleria, per la fanteria, e altro questo qua per la cavalleria. Quindi sono, se non mi sbaglio, sono 4 progetti che sono meta attualmente in questi forzieri. Quindi ci iniziamo ad aprire e vediamo se esce fuori. Vediamo che abbiamo Giovanna d'Arco, ma va bene. Molti di questi comandanti già ce li abbiamo già esperti, quindi diciamo che non ce ne facciamo prettamente niente. Volevo provare a prendere più test di Thotmos possibile, in modo da provare a migliorarlo. Vediamo se cosa riusciamo a fare con tutte queste teste. Abbiamo Cleopatra, Bjorn che ci abbiamo esperto, e Sid che ci abbiamo esperto. Vedete che comunque da tanti acceleratori, da qualche stato abbiamo Pirro adesso, Ancillotto che non ce ne facciamo niente. Comunque in generale da tante risorse, tanti acceleratori. E per il resto però se avete già esperti dei comandanti come me, queste chiavi sono essenzialmente inutili. Quindi se alla domanda conviene acquistare con le gemme queste chiavi, la mia risposta sarà sempre e soltanto no, un grossissimo no, perché per quello che vi danno non ne vale la pena spendere 600 gemme per prendere una chiave d'oro. Quindi assolutamente no, non sprecate gemme in queste chiavi, non ha mai senso, anche perché con tutte le sfide, con tutti gli eventi che ci sono nel gioco, riuscirete ad accumulare un buon numero di chiavi d'oro anche essenzialmente facendo niente, completando tutti gli eventi. Abbiamo Maometto che ci serve, perfetto. Abbiamo anche Maometto, sì è vero, che vogliamo portarlo su. Quindi vediamo, sì, ci sono tanti comandanti epici che ci danno. Gaio Mario ce lo dà davvero subito, cioè 1844 teste, direi che va bene. E vediamo se riusciamo a prendere un qualche comandante. Di solito c'è un drop
abbastanza, cioè è un drop assicurato. Dopo un tot di gold key aperte c'è un drop di un comandante leggendario, quindi 10 teste di un comandante leggendario assicurate. Adesso il numero di gold key per avere questo leggendario assicurato non ve lo so dire, però c'è, vedete che comunque qualche testa leggendaria arriva, non tantissime, e di comandanti di cui non ce ne frega assolutamente niente. Magari apriamone di 10 in 10. Vedete che abbiamo avuto il Sid, Giulio Cesare, che non ce ne facciamo niente, 3 di Lu di stelle e qualche speed up, un pochino pochi. Magari apriamocene altre 10. Herman, altri speed up pochi, e il Sid ancora. Abbiamo 3 test di Totmos, non male, però ce ne servono di più. Abbiamo, ecco, vedete, dopo un tot abbiamo appunto dei leggendari garantiti. In questo caso abbiamo avuto 2, Federico primo e Pirro. Non ce ne facciamo niente, però comunque dopo un tot di aperture questi qua sono garantiti. Ecco, abbiamo anche Cleopatra, poi altre cose, quindi Ragnar, che era meta qualche anno fa, adesso ovviamente non lo è più. Tanti speed up, niente di che, neanche qua. Abbiamo Maometto per 2, che va bene, ce lo prendiamo, però come dire, ne apriamo le ultime e poi dopo andiamo come stiamo facendo. Quindi non conviene assolutamente mai comprarle. Aprirle sì, ripeto, dopo il primo KVK si sbloccheranno nuovi comandanti, quindi ha senso aprirle. Dopo KVK2 si sbloccheranno in più rispetto a quelli che ci sono attualmente anche i comandanti Siege, quindi molti magari aspettano ad aprirle per avere comandanti Siege. A me sinceramente, non essendo main Siege, non me ne faccio niente, quindi essenzialmente le potete aprire quando volete. Non c'è un bisogno effettivo di aspettare un qualche comandante o di aspettare qualcosa in particolare. Quindi le aprite anche solo per avere gli speed up che magari servono, oppure le risorse, che comunque un pochino di risorse su 200 e rotte gold key qualcosa dà, come anche qualcosa di acceleratori. Però a livello di teste, ripeto, se siete nella prima fase vi conviene e volete Cao Cao esperto, cosa che io vi consiglio di fare anche per in futuro andarlo a scambiare con le swap. Allora a quel punto all'inizio vi conviene assolutamente aprirvele, in modo che tutti i leggendari che vi escono sono tutti messi su Cao Cao, quindi la possibilità, se ne avete tante soprattutto all'inizio, la possibilità di farlo esperto è molto più alta rispetto ad aprirle quando ci sono tutti questi comandanti, ovviamente. Quindi il mio consiglio, se comunque siete dei giocatori, io direi da low a mid spender, quindi avete la certezza di fare altri comandanti oltre Cao Cao esperti, io vi consiglio di aprire tutte le chiavi che riuscite ad accumulare quando c'è solamente Cao Cao nei forzieri d'oro. Altrimenti il mio consiglio è quello di aspettare tutti i comandanti, in modo da provare a fare esperto altri comandanti rispetto a Cao Cao. Lo dico perché appunto Cao Cao è molto utile all'inizio, però è ancora più utile per fare lo swap poi quando sarà dopo la fine del KVK2.
Quindi adesso andiamo a prenderci quelli di equipaggiamento, che sono, a differenza dei gold key, secondo me un pochino meglio, perché comunque danno dei materiali che sono molto importanti, e più che i progetti, perché come abbiamo visto i progetti che ci sono, ce ne sono soltanto, a parte che a me non escono mai i progetti d'oro, magari in queste 100 140 magari qualcosa uscirà, ma magari no. E più che altro io di solito le apro per via dei materiali che queste casse danno. Vedete, comunque ci sono materiali che sono la risorsa più importante e più difficile da recuperare all'interno del gioco, quindi aprire queste casse sicuramente vedete che comunque dà abbastanza materiali per quello, per quello che costano. Anche in questo caso ovviamente, come il discorso delle gold key, qui capirei un pochino di più il fatto di spendere delle gemme, ma comunque il mio consiglio è di non farlo assolutamente. Vedete che comunque, come per le gold key, partecipando ai vari eventi di alleanza e individuali si riescono a fare abbastanza chiavi. Per esempio queste chiavi io le ho accumulate neanche nel giro di un mese, quindi è molto più che fattibile fare anche tante chiavi, essenzialmente partecipando a quello che sono gli eventi. Quindi anche in questo caso non vi consiglio assolutamente di spenderci gemme o di spenderci qualsiasi altra cosa, neanche se li vedete in sconto sul mercato, quindi assolutamente no. Però diciamo che se siete un Kraken o se siete un high spender, posso capirlo già di più. Se volete prendere qualche chiave, a questo punto prendete quelle di equipaggiamento e non le gold key, anche perché se siete dei Kraken diciamo che avrete molti di quei comandanti che trovate nelle gold key, ce li avete già maxati. Quindi adesso ne apriamo di 10 in 10, vediamo che ci abbiamo qualche cosa che sta uscendo. Buono questo cuoio, però come vedete di progetti come dire, leggendari non si vede neanche la traccia. Infatti è buono per i materiali, è buono magari anche per gli speed up che dà nella ricerca, però niente di che. Come vedete, eccolo, finalmente un epico cuoio. Eccolo, leggendario cuoio, questo qua, cioè dopo 120 aperture qualcosa è venuto fuori, ma basta, credo che finirà così, appunto perché di solito non le droppa mai, non le droppa praticamente mai. Infatti avete visto su 140 cose leggendarie una, il che è davvero molto molto basso, motivo per il quale io vi dico assolutamente di non spenderci gemme, assolutamente no. È un must no, è un grande no, quindi non lo fate, non li sprecate gemme, mi raccomando. Se non sapete come spendere le gemme, ho fatto un piccolo video su alcuni errori che si fanno soprattutto all'inizio game, e lì spiego un attimo dove andare ad investire le gemme, soprattutto all'inizio game, che è molto importante, che se le spendete bene nelle cose giuste riuscirete anche in un futuro ad avere un account molto più forte, anche se siete free to play puri. Quindi ci apriamo le ultime nostre chiavi d'argento, 500. Vedete che chiavi d'argento sono ormai, in realtà anche inizio game, sono prettamente inutili, se non per i comandanti epici che dà, magari inizio game sono molto importanti, come Sanzu.
Anche a livello di speed up è un pochino basso, ovviamente rispetto ai Gold Key, però diciamo che questi qua erano bene o male i miei consigli. Vedete che comunque dopo le aperture, per esempio, non siamo riusciti neanche a portare a casa le teste necessarie per potenziare Maometto, quindi magari puoi potenziare lei, manco di due, quindi erano tante, non siamo ovviamente riusciti nel nostro intento. Intanto mi ha permesso di fare esperto anche lui, e niente, quindi ripeto, cercate di mettere mi piace a questo video e iscrivervi al canale, perché usciranno altri video molto importanti adesso che sono nel 3950. Il prossimo video facciamo un piccolo recap di quello che è attualmente la navigazione nel 3950, perché ci sono novità molto importanti. Quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati e ci vediamo al prossimo video. Bella regà!